Ciao Maker, oggi facciamo un video di aggiornamento per tutto quello che sta succedendo sul canale e quello che arriverà a brevissimo. Allora, intanto è stata spedita la Ace 2 Pro dell'Incubic e arriverà quindi in settimana e lo vedremo presto messo sotto torchio e anche in confronto con le altre essiccatori e AMS che abbiamo in giro per il laboratorio. La mia Machiera Z1 Pro è stata realizzata, imballata ed è pronta per essere caricata su magari una nave o vediamo un po', aspettiamo quello che succederà tra qualche giorno e vi aggiornerò anche su quello. Sto finendo di costruire con mia figlia anche il muletto e a breve, quindi penso, spero, tra un paio di giorni potete vedere il risultato finale e magari vediamo un po' anche come funziona. Alla fine di questo mese, del mese di luglio, vedrete sul canale anche un video che riguarda la realizzazione di modelli tramite software di intelligenza artificiale per poi andare anche in stampa, anche multicolore. Vediamo un po', c'è questa azienda che mi ha contattato per provare il loro prodotto e vi faccio vedere anche questo sul canale. Sempre con la mia area critica, anche se magari sarà un video sponsorizzato, comunque sia c'è la libertà di poter dire tutto quello che va e che non va. Ho accettato per questo motivo. Riprenderemo a breve anche il robot con intelligenza artificiale all'interno. Questo ha avuto degli aggiornamenti dall'anno scorso quando sono usciti i primi short di cui ne parlavo. Andiamo a fare magari un video lungo dove parleremo in dettaglio di come realizzarlo e anche i vari software che ci sono dietro e vediamo poi di creare una piccola serie di video per arrivare ad avere un sistema che sia in grado di comandare un po' tutta casa e essere autonomo nelle decisioni, oltre a risponderci e conversare. Quindi realizzare anche un video dove parliamo insieme e vediamo un pochino come ci si arriva, a che ragionamenti riusciamo ad arrivare sulla stampa 3D, sul CNC, sui laser, sull'elettronica, vediamo un po' dove riusciamo ad arrivare. Uno dei prossimi obiettivi per il canale sicuramente è quello di avere anche un laser. Ditemi voi che cosa ne pensate, se ne possedete già uno, quali sono i pregi e i difetti di quello che già avete, perché vorrei averne uno che sia non il più economico in assoluto, non il più costoso in assoluto, ma una corretta via di mezzo che permetta di poter lavorare la maggior parte dei materiali. Una delle cose che mi fa impazzire per quanto riguarda i laser è sicuramente il fatto che alcune tipologie di laser possono andare a fare una simil stamp colorata su metallo. E so che per farlo c'è bisogno di un laser che ha un costo non proprio di primo ingresso, però vediamo un attimino anche grazie a voi di avere questo scambio e capire bene o male dove mi dovrò direzionare anche su questo mercato. Anche perché, come vi dico sempre, acquisto io i prodotti di test e se vanno bene ok, altrimenti ho perso io, ma almeno voi non fate lo stesso errore. Come ultima cosa vi volevo aggiornare anche sul mondo della stampa 3D perché ho iniziato a intravedere delle stampanti molto particolari che potrebbero avere un grande mercato. Ve ne parlerò nei video di presentazione che andrò a fare nelle prossime settimane sul canale, non ve le perdete. E soprattutto una delle cose che mi ha un po' deluso sicuramente che è successa la settimana scorsa è quello che INDX, cioè BioNTech ha dichiarato che INDX non ha gli ugelli induriti, ma
un po' induriti, cioè questo un po' induriti giustamente fa sorridere perché o sono induriti oppure no. E quindi di conseguenza magari sono stati disattesi quelli che erano le loro specifiche che hanno rilasciato e magari molti hanno acquistato sapendo che potevano realizzare delle stampe multicolore e multifilamento anche con caricati, con glue, con materiali comunque sia più abrasivi e in realtà si troveranno a cambiare più spesso gli ugelli di quelli che in realtà avevano pensato. E il costo degli ugelli non è bassissimo, quindi forse, visto questa piccola pecca, potrebbe ritornare ad avere un ottimo livello di costo-prestazioni anche il sistema della Creality. Parlo del Clitech che è stato annunciato qualche mese fa, che io ancora vi porto nessun video sul canale, ma penso che ora sia arrivata l'occasione per poterlo fare e parlarvene in dettaglio. Detto questo, vi ringrazio sempre perché mi seguite e commentate anche tanto. Vi chiedo gentilmente, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale, così magari non vi perdete anche queste ultime novità. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!